Amiche ed amici, ciao a tutti e ben ritrovati su Momis, io sono Simona e finalmente oggi andremo a realizzare la prima borsa autunnale a tutti gli effetti. Il cui schema è abbastanza semplice e veloce. Ho giocato un po' con la struttura e con il modello della borsa. Perché è il primo progetto autunnale a tutti gli effetti? Perché ho utilizzato una grandissima e bellissima, direi anche novità, di Borgo dei Pazzi Firenze. Per realizzare questa meraviglia ho utilizzato una rocca di cordoncino amore lanato che si presta benissimo non solo per la realizzazione di borse ma anche di accessori all'uncinetto. È un 50% acrilico, un 30% poliestere e un 20% lana. Come avete visto si chiama Amore, questo significa che fa parte della categoria dei filati rigenerati di Borgo dei Pazzi Firenze. Colorazione utilizzata numero 11, ma come state per vedere anche voi vi sono ben 18 tonalità tra le quali scegliere, che partono dalla numero 1 alla numero 18. Uncinetti consigliati 3,5-4, però io ho lavorato il corpo della borsa con l'uncinetto 4,5, mi sono trovata abbastanza bene. E dopo aver provato questo cordoncino me ne sono innamorata e credo che non lo abbandonerò facilmente, anzi credo proprio che realizzerò tante altre borse per questo autunno-inverno 2023, quindi mi raccomando rimanete sintonizzati e preparatevi. Come notate ho utilizzato anche altri accessori, quali una chiusura a cartella nella variante oro, due moschettoni tondi a ventaglio sempre oro e poi questo meraviglioso manico realizzato con lo stesso materiale, quindi con amore lanato. Viene realizzato direttamente dall'azienda, questo è un altro prototipo che vi sto mostrando quest'oggi, ma nelle scorse settimane durante altri video tutorial vi ho mostrato altri tipi di manici con altri materiali. La borsa indossata si presenta esattamente in questo modo, è molto semplice, ha anche quel tocco un po' elegante e chic secondo me, non so, fatemi sapere voi cosa vi trasmette. Il modello è molto carino, mi piace tanto, infatti anche per questo progetto sono molto soddisfatta e sono curiosa di sapere cosa ne pensate anche voi, quindi vi aspetto giù nei commenti, scatenatevi che sono curiosa. Come sempre vi lascio il link che vi riporta al kit sotto a questo video nel box informazioni. Vi ringrazio per avermi ascoltata, credo di avervi detto tutto, quindi a questo punto possiamo passare al tutorial di oggi. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per non perdervi i prossimi progetti e di seguirmi anche sui miei social. A questo punto sigla! Intanto faccio un cappio e avvio 27 catenelle che equivalgono a 21 cm. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 27esima ed ultima che ci serve per ritornare indietro a punto basso. Infatti a partire dalla seconda catenella sulla maglia dietro inizio a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante per un totale di 26 punti. 2, 3, 4, 5 e così via. 26esimo ed ultimo punto basso, primissima riga terminata. Dobbiamo andare avanti in questo modo, in righe di andata e di ritorno a punto basso, per altre 28 righe, per cui procederemo sempre allo stesso modo. Catenella, giriamo il lavoro e facciamo un punto basso in ciascun punto sottostante. Quindi insieme stiamo lavorando le prime due righe su 29. Dobbiamo continuare così per altre 27 righe. Al termine del lavoro avremo un pannello perfettamente quadrato che misura esattamente 21 cm per 21 cm. Dal punto in cui ci troviamo andiamo a realizzare esattamente 12 catenelle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12. A partire dalla seconda catenella andiamo a lavorare un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale di 11 punti bassi. 3, 4, 5, 6, 7, 11° ed ultimo punto basso. Possiamo proseguire lavorando un punto basso in ciascuna riga, ma anziché fare in questo modo faremo 2 punti bassi nella prima riga, la seconda la saltiamo e poi ripetiamo. Entro direttamente al centro del punto basso dell'ultimo dei 26 e faccio 1 e 2. Salto la riga successiva dove dovrei entrare perché già ho fatto l'aumento e vado nella terza riga. Entro sempre al centro del punto basso e ripeto 2 punti bassi. Salto questa riga e vado nella successiva. Al centro 2 punti bassi. Continuo. 18, 19 e mi fermo con il 40° ed il 41° sempre nello stesso punto. Mi fermo esattamente qui. Faccio una catenella, giro il mio lavoro e continuo con la riga di ritorno, però durante questa seconda riga andremo a diminuire e ad aumentare. Per diminuire salto direttamente il primo punto e vado nel secondo. 1, 2, 3, 4, 5, 39° punto, ultimo punto, 40°, ma se vi ricordate vi ho detto che qui aumentiamo. Aggiungiamo un secondo punto basso per un totale di 41. Per continuare basterà fare una catenella, girare il lavoro e ripetere la primissima riga. Andiamo a lavorare semplicemente un punto basso in ciascun punto per un totale di 41 punti. 41° ed ultimo punto basso. Andiamo avanti per la quarta riga. Ovviamente questa è la riga della diminuzione ad inizio e dell'aumento a fine. Per fare la diminuzione ci basterà saltare il primo punto e andare a lavorare direttamente il secondo. Quindi primo punto basso, 2, 3, 39, 40° ed ultimo punto, ma qui facciamo l'aumento, quindi aggiungiamo il 41° punto basso. Catenella, giriamo il nostro lavoro e lo ripetiamo per altre 3 righe. Nella quinta riga faremo la riga normale, nella sesta riga andremo a fare diminuzione ad inizio e aumento a fine riga e concluderemo con la settima riga a punto basso normale. Ma ci vediamo alla fine della settima riga perché c'è una piccola eccezione. Bene, ho terminato la prima parte del mio corpo borsa, mi ritrovo alla settima riga e come vi dicevo c'è una piccola eccezione. Ho lavorato i primi 39 punti bassi, gli ultimi due, 40 e il 41°, li vado a lavorare insieme, quindi faccio un'ulteriore diminuzione. Entro nel primo, prendo il cordoncino, entro nel secondo, prendo il cordoncino, 3 asole e chiudo tutto. Abbiamo terminato, per cui faccio una catenella di sicurezza e taglio il mio cordoncino. Questa zona che abbiamo appena realizzato misura 5 cm e mezzo, ha un'altezza da questa parte da 30 cm e da questa parte abbiamo esattamente 30 cm. Giro il mio lavoro esattamente in questo modo e ripeto lo stesso lavoro. Stavolta iniziamo da questo lato, facciamo un cappio per comodità e proprio come abbiamo terminato la riga da quella parte non ci inseriamo nel primissimo punto basso ma direttamente nella seconda riga e facciamo i 2 punti bassi. Inizio direttamente
con un punto basso entro in questo punto e faccio il primo, stringo bene, ed il secondo punto basso. Salto la riga successiva e vado nella successiva ancora, quindi 1 e 2. Salto questa riga, vado nella successiva, 1, 2 e di nuovo un altro punto nello stesso e procedo esattamente come vi sto mostrando fino a terminare questo lato. E gli ultimi 2 punti li faccio esattamente entrando nel primo punto basso, quindi 29 e 30. Poi da qui aggiungiamo le 11 catenelle e arriviamo praticamente a 41 punti. Aggiungeremo ovviamente la catenella per ritornare indietro, per cui avvio esattamente 12 catenelle proprio come poco fa. 12 che ci serve per ritornare indietro, mi raccomando. Giro il mio lavoro e ritorno indietro proprio come ho fatto prima. Intanto vado a lavorare un punto basso in ciascuna catenella nella maglia dietro per un totale di 11 punti. 2, 3, 11, perfetto. Poi direttamente da qui vado a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante. Abbiamo 30 punti, quindi 30 punti bassi. E siamo alla seconda riga. Ora per andare avanti dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto prima. Finita la seconda iniziamo la terza, faremo la diminuzione ad inizio e l'aumento a fine riga e così via. Per questo lato che stiamo lavorando non faremo 7 righe totali, ma ne faremo 8 e poi vi mostro il motivo. Bene, ho terminato anche l'altro lato, 8 righe totali. Durante l'ottava riga alla fine ho concluso con la diminuzione. Vi dicevo anche perché qui faremo 8 righe piuttosto che 7 come dall'altra parte, perché se provate a contare 2, 4, 6, 7, abbiamo 7 righe da questa parte e 2, 4, 6, 7 righe da quest'altra. Se avessi fatto 7 righe ne avrei 6. Dobbiamo avere gli stessi centimetri, 5,5 e 5,5 su entrambi i lati, no? Poi se provate a contare invece la zona del corpo della borsa è normale che qui avremo 7, qui avremo 8 righe, ma non ci importa. L'importante è che la zona superiore sia uguale. Una volta fatto questo abbiamo terminato il nostro pannello, non ci rimane che tagliare il cordoncino e andare a rifinire il perimetro, ovvero i 3 lati, e nello stesso tempo andremo a realizzare il giro borsa. Innanzitutto mi aggancio non qui nella metà asola del primo punto, ma in questa asola, giusto perché devo agganciarmi, quindi metto il cappio e tiro fuori. Dopodiché andrò a fare un punto bassissimo in costa dietro in ciascun punto che ho sottostante, esattamente in questo modo. Per adesso iniziamo così. Penultimo punto bassissimo, ultimo punto bassissimo. Ora passo all'uncinetto 3,5 per essere più precisa e su questa zona delle diminuzioni andremo a lavorare 8 punti totali. Intanto vado a fare il primo inserendomi nella maglia della diminuzione, il secondo proprio in questa maglia, 3, 4, 5, 6, 7 e l'ottavo punto bassissimo lo facciamo nel secondo punto dei 2 iniziali. Ok. Gli 8 punti devono corrispondere agli 8 punti esattamente dall'altra parte. Mi raccomando, è importante perché stiamo realizzando il giro borsa e tutti i punti devono coincidere ai fini della cucitura finale. Poi ci ritroviamo sui 26 punti iniziali. Continuiamo la nostra lavorazione sempre in costa.
un punto bassissimo in ciascun punto. Tra l'altro il vostro lavoro si imbarcherà ed è del tutto normale, stiamo dando la forma alla nostra borsa, quindi state tranquilli e continuate il lavoro. Qui continuo sempre con l'uncinetto 3,5 perché i punti sono molto stretti, quindi così faccio meno fatica. Ultimo punto bassissimo, primo, secondo, terzo, entro sempre negli stessi punti di prima, quarto, quinto, sesto, settimo punto, ottavo punto proprio qui. Poi abbiamo i 40 punti dell'altro lato. Anche qui in costa dietro andremo a fare un punto bassissimo, 1, 2, 3, 4, ultimo punto bassissimo in costa. Ora concludiamo il nostro lavoro facendo una catenella, giriamo, andremo a lavorare delle righe di andata e di ritorno a punto basso per un totale di 5 righe che corrispondono alla profondità di questo pannello. Durante queste 5 righe a punto basso andremo a fare una diminuzione ad inizio e una a fine riga. Iniziamo con la prima diminuzione. Saltiamo direttamente il primo punto bassissimo e andiamo nel secondo. Entriamo e facciamo il primo punto basso. Secondo punto basso, ovviamente qui passo all'uncinetto 3,5 perché i punti sono stretti e faccio meno fatica. 3, 4, anche sulla zona curva dove c'erano gli 8 punti bassissimi vado a lavorare un punto basso in ciascun punto e poi continuiamo sulla zona inferiore dove c'erano i 26 punti iniziali. Continuiamo anche sull'altra zona più curva fino a terminare tutta la riga. Bene, sono quasi al termine della riga, faccio l'ultimo punto basso e gli ultimi 2 che mi rimangono li vado a lavorare insieme. Quindi prendo il cordoncino, entro nel punto successivo, prendo il cordoncino, 3 asole e chiudo tutto. Seconda diminuzione di fine riga. Ora facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e proprio come abbiamo fatto prima facciamo la prima diminuzione, quindi salto il primo punto e vado direttamente nel successivo, primo punto basso. Lavoreremo un punto basso in ciascun punto proprio come abbiamo fatto prima durante la primissima riga. Quando terminiamo il nostro lavoro andiamo a diminuire una seconda volta a fine riga. Lo dobbiamo fare per un totale di 5 righe. Bene amiche ed amici, una volta terminate le 5 righe totali con diminuzione ad inizio e fine riga, questo sarà il risultato. Come notate abbiamo realizzato in maniera semplice e veloce una parte della profondità della borsa finale. Fatto questo, ovviamente dobbiamo realizzare un secondo pannello che può essere frontale o retro, la lavorazione è uguale, eseguendo lo stesso schema procedimento mostrato. Io ovviamente l'ho già realizzato, eccolo qui, è uguale ed identico all'altro fatto insieme. Non mi rimane che andare a cucire i 2 pannelli. Metto il mio pannello sul rovescio, rovescio contro rovescio e vado a cucire ciascun punto a punto basso. Potete utilizzare anche ago e filo. Abbiamo lo stesso numero di punti, per cui anche qui non dobbiamo fare alcun calcolo, se non andare a cucire punto per punto. Una volta fatta la catenella, entro nel primo punto e nel primo punto da quest'altra parte e inizio a cucire. Quindi prendo il filo, punto basso, secondo punto con secondo punto, terzo punto con terzo punto e così via. Super facile.
Dunque mi rimangono gli ultimi 2 punti, come notate tutti i punti coincidono. Adesso cosa farei? Andrei a cucire anche questa zona, ma lo farei a punto bassissimo. Cambio il numero di uncinetto, passo al numero 3,5 e proprio come ho fatto prima alla base vado a cucire queste asole, quindi 1 e 2. Prendo il cordoncino e chiudo punto bassissimo. 1, 2 e chiudo. 1, 2. Sono ben visibili questi punti. 1, 2 e continuo. 1, 2, 1 e 2. Dunque mi fermo qui con la cucitura. In totale ho fatto 7 punti bassi, non vado avanti, non vado a bloccare gli altri 2 lati. Facciamo una catenella di sicurezza, stacco il cordoncino, blocco per bene, lo possiamo subito bloccare. Vado a ripetere la stessa operazione dall'altra parte, perché se vi ricordate, visto che avevamo il cordoncino qui, abbiamo cucito direttamente il tutto. Rifaccio il cappio, mi aggancio in queste 2 maglie, quindi faccio passare attraverso e riprendo la cucitura. 1, per il cinturino avvierò esattamente 6 catenelle, riprendo il cordoncino lanato, cappio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, che va più che bene. Poi ritorno indietro a punto basso nella maglia dietro alla catenella. Vado a lavorare 5 punti bassi, uno in ciascun punto. 3, 4, 5, catenella, giro e andrò avanti così per un bel po' di righe finché non raggiungo le dimensioni desiderate. In totale per il cinturino ho fatto soltanto 15 righe, che corrispondono a 11 cm per 4 cm. Occupiamoci subito della chiusura. Ho già posizionato la metà che va sulla parte frontale proprio qui al centro. Tenendo in considerazione soltanto il pannello centrale, vi ricordo misurare 21 cm, abbiamo 9 cm da una parte e 9 cm dall'altra parte. Dal bordo superiore invece siamo distanti di 2,5 cm. Quindi vado a fissare già fin da subito la prima metà esattamente in questo modo. Prendo la mia griglietta e spingo le alette all'interno esattamente in questo modo. L'altra metà andrà fissata qui, però la fisso in un secondo momento perché ancora devo rifinire il bordo superiore. Quindi intanto la fisso così in maniera momentanea per prendere un attimino le misure. Faccio esattamente in questo modo e giro il mio lavoro. Fermo con degli spilli così vado a cucire in maniera comoda. Dunque, senza fare la catenella, ho staccato il cordoncino. Cosa faccio? Mi porto all'interno della borsa questo cordoncino esattamente in questo modo. Eccolo qui. Quindi entro nel punto successivo, prendo il cordoncino all'interno e chiudo punto bassissimo. Giro il mio lavoro e proseguo la mia cucitura. Entro nel primo punto, prendo il cordoncino e chiudo a punto bassissimo.
Potete fare questa operazione anche con ago e filo. 2, 3, 4, questo lo tolgo anche, e 5, ultimo punto. Bene, proprio come ho fatto prima vado a bloccarmi anche accanto. Chiudo, sfilo il cordoncino, me lo porto all'interno e lo vado a bloccare qui all'interno. Faccio un bel nodo, mi aiuto con un ago facendo passare il cordoncino in eccesso tra qualche maglia. Ok, così guardate non si vede assolutamente nulla. Posso staccare l'eccesso. Per il taschino ho avviato 12 catenelle. Ora ritorno indietro a punto basso andando a lavorare 11 punti bassi. Terminata la prima riga facciamo una catenella e anche in questo caso continueremo in righe di andata e di ritorno a punto basso finché anche qui non raggiungo le dimensioni desiderate. Ok, ho fatto in totale 17 righe che corrispondono a 12,5 per 8,5, 9, no, direi 9 centimetri. Qui già avevo segnato degli spilli, dei punti, perché ho preso delle misure, ovvero 5 centimetri e 5 centimetri. Proprio come ho fatto per il cinturino andrò a cucire con l'uncinetto a punto bassissimo. Vado a prendere un po' di filo. Qui ho 2 righe, blocco con degli spilli il taschino, faccio passare il cordoncino in eccesso attraverso questo foro che coincide col punto basso e vado a lavorare dei punti bassissimi. Anche qui potete farlo con ago e filo, è chiaro, io preferisco fare in questo modo. Innanzitutto mi inserisco nello spazio accanto e vado a bloccare un'estremità. Poi giro il mio lavoro e vado a bloccare a punto bassissimo. Procedo e poi su questa zona irregolare andrò a fare un punto bassissimo in ciascuna riga come faccio per la rifinitura dei pannelli all'uncinetto e poi proseguo fino a bloccare il tutto. Poi mi blocco proprio come ho fatto dall'altra parte, quindi vado nel punto accanto e blocco. Poi possiamo andare a rifinire questa zona qui, tiro fuori questo cordoncino in eccesso, faccio una catenella, un punto bassissimo in tutte queste maglie e vado a rifinire il bordo, quindi catenella, un punto bassissimo, catenella, un punto bassissimo, catenella, un punto bassissimo e vado a fare un'asola inserendomi nel primissimo punto bassissimo. Mi porto l'eccesso all'interno e vado a bloccare proprio come ho fatto prima, quindi intanto vado a fare un cappio con l'uncinetto stesso e voilà, anche il nostro taschino è stato realizzato, che fa sempre comodo. Ci interessiamo della zona superiore. Riprendo il cordoncino e andiamo a rifinire. Abbiamo terminato il nostro progetto. Faccio anche un cappio per comodità, mi inserisco nella costina dietro, prendo il cappio e inizio a fare un punto bassissimo in ciascun punto sottostante. Qui invece ci ritroviamo nella zona irregolare, proprio come abbiamo fatto prima sulla zona inferiore, andremo a lavorare un punto bassissimo in queste maglie, come abbiamo fatto per esempio anche per il taschino. Quindi semplicemente nei primi punti che abbiamo disponibili faccio praticamente un punto bassissimo in ciascuna riga.
ultimo punto bassissimo su questa zona e poi riprendo in costa a punto bassissimo. Qui ho tutti i punti bassi, quindi molto semplicemente procederò in questo modo. Procediamo, ripetiamo la stessa operazione, ci vediamo a fine giro. Terminato il primissimo giro, proseguo sempre a punto bassissimo in costa, quindi non faccio altro che continuare in tondo. 2, ok. Quindi questa zona la lascio libera, vado a prendere il primo moschettone e lo faccio passare attraverso la cucitura, esattamente in questo modo. Una volta fatto questo, mi congiungo dall'altra parte, salto tutti questi punti che mi ritrovo qui e vado direttamente nel primo punto bassissimo dell'altro lato, sempre in costa. Entro e chiudo. Rigiro il mio lavoro e procedo con i punti bassissimi sempre in costa. Ultimo punto bassissimo qui, ripeto la stessa operazione, prendo l'altro moschettone, intanto faccio passare questo filo e lo nascondo, moschettone lo faccio passare attraverso la cucitura in modo che sia super resistente, vado a ripetere lo stesso lavoro di prima, quindi mi riporto, salto tutti questi punti, chiudo, mi inserisco sempre in costa e procedo sempre in costa e termino così l'ultimissimo giro punto bassissimo. Fatto l'ultimo punto, stacco il cordoncino, vado a sostituire l'ultima asola sempre in costa, entro nell'ultimo punto al solito, sono passaggi che vi mostro sempre, e nascondo il tutto sul retro. Faccio passare attraverso la fessura, semplicissimo, applico la prima vite, applico la seconda vite, comunque nulla toglie, se volete mettere un po' di colla per sicurezza potete pure farlo. Non mi rimane che applicare questo bellissimo manico, arriva bello pronto e fatto, con i finali, gli agganci siamo a 47 cm, quindi apro il primo moschettone e lo faccio passare, apro il secondo e lo faccio passare. Volendo, se vi va, qui potreste anche chiudere il lavoro, io preferisco lasciarlo invece così. E voilà, amiche ed amici, progetto completato. Abbiamo un'altra bella borsa abbastanza grande per contenere tutti gli oggetti che giornalmente ci portiamo con noi. Sono molto soddisfatta, il taschino è anche utile, può fare sempre comodo, modello molto facile da realizzare, avete visto? Però dallo stesso tempo un po' particolare per via di tutti i vari passaggi necessari alla realizzazione del corpo della borsa. 32 cm e ha un'altezza partendo da qui da 23, mentre dai due semimanici, chiamiamoli così, 32 cm. Una bella profondità 8 cm. Questa è la zona dietro, che dire, spettacolare, lavoro abbastanza pulito, e questa invece è la zona frontale. Ovviamente l'ho imbottita un po' per mostrarvi al meglio, come sempre, l'effettiva capienza della borsa. Posso anche aprirla e mostrarvela anche all'interno, e questo è ciò che mi rimane dalla rocca di 500 grammi di questo cordoncino Amore lanato. Potreste realizzarci una bustina da inserire all'interno della borsa o qualche accessorio da agganciare ai due moschettoni. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Io spero che questa borsa piaccia quanto piace a me, io l'adoro e sono sicura che questo inverno la sfrutterò molto, sia perché il modello è abbastanza pratico e comodo, come dico sempre, sia per la variante di colore utilizzata. Ma vi ricordo che ben 18 colorazioni sono disponibili e aspettano soltanto voi. Se seguite il tutorial di oggi per la realizzazione di questa borsa, mi raccomando, taggatemi sui vostri post o inviatemi le vostre foto, sono curiosa di vedere il progetto in altre colorazioni o anche con qualche altra personalizzazione, perché no. Come avete visto, ho realizzato questo taschino che è abbastanza comodo. Vi ricordo che il link per reperire il materiale lo trovate sotto a questo video in descrizione. Grazie per l'attenzione, vi do l'appuntamento alla prossima settimana. Per questo è importante iscriversi al canale,
attivare la campanellina e seguirmi anche sui miei social. Grazie ancora, alla prossima, un bacino a tutti!